Pronti per un test di vocabolario in italiano? Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi faremo un test di vocabolario super interessante. Infatti ti farò alcune domande per imparare tante nuove parole ed espressioni in italiano. Devi semplicemente completare la frase. Io ti do una frase e poi ti do alcune opzioni. Allora iniziamo subito. La prima frase è: Luca non ha paura di niente. È molto coraggioso, pauroso, fifone. Qual è la parola corretta da usare in questo caso? O possiamo dire l'aggettivo corretto. Ti do un po' di tempo per pensare, ma se hai bisogno di più tempo, semplicemente metti in pausa il video. Beh, se Luca non ha paura di niente, Luca è coraggioso, coraggioso. Però da questa domanda possiamo imparare un altro aggettivo molto interessante, cioè l'aggettivo fifone. Una persona fifona è una persona che ha paura di tutto, quindi è il contrario di coraggioso, è una persona paurosa che ha paura. Andiamo avanti con la prossima frase. Devo una decisione importante. Quale verbo dobbiamo usare? Devo fare una decisione importante? Devo prendere una decisione importante o devo dare una decisione importante? Pensaci un po'. Beh, in italiano si dice prendere una decisione, devo prendere una decisione importante. Qui stiamo parlando di collocazioni. Che cos'è una collocazione? Beh, è semplicemente l'insieme di due parole, non so, un sostantivo con un aggettivo o un verbo con un sostantivo, che sono come delle strutture fisse in italiano. Semplicemente noi italiani siamo abituati a dire così. Certo, se dici fare una decisione, io ti capisco, però è strano perché in italiano noi prendiamo le decisioni. Quindi ricorda che con decisione usiamo il verbo prendere. Prendere. Andiamo avanti con la prossima frase e scusami per la mia voce, è un po' più bassa del solito, sono stato raffreddato. La prossima frase è: Ieri, del tempo insieme alla mia famiglia. È stata proprio una bellissima giornata. Ieri ho avuto del tempo, ho speso del tempo, ho passato del tempo. Qual è il verbo corretto? Beh, in italiano si dice passare il tempo, quindi ieri ho passato del tempo insieme alla mia famiglia. È stata proprio una bellissima giornata. Ricorda, il tempo si passa in italiano, passare il tempo. Andiamo avanti con la prossima frase. Signore, scusi, ci può una foto? Ci può creare una foto? Ci può prendere una foto o ci può fare una foto? Cosa usiamo? Quale verbo usiamo con foto? È facile, semplicemente fare. In italiano noi facciamo le foto, quindi ci può fare una foto. Facile facile. Ora però, prima di andare avanti, voglio dirti che abbiamo preparato per te una risorsa incredibile che ti aiuterà tantissimo a giocare con tutte queste nuove parole, questi verbi e soprattutto a ricordarli meglio. Infatti abbiamo preparato per te un PDF super carino. Prima di tutto troverai un dizionario con tutte le parole di oggi, tutte, anche quelle delle opzioni non corrette, quindi tutte le parole. Troverai la definizione, il significato e ovviamente degli esempi, perché è proprio grazie agli esempi che puoi capire e ricordare molto più facilmente
facilmente il significato di una parola e poi ovviamente dopo tutto il dizionario puoi trovare degli esercizi fantastici che ti aiuteranno a ricordare ancora meglio tutte queste parole. Infatti vi ritroverai per esempio questo testo dove devi scegliere la parola più adatta, un testo bucato dove devi inserire le parole. Insomma, ti divertirai davvero tantissimo con questi esercizi e ovviamente alla fine troverai, ecco qua, anche le soluzioni per vedere, insomma, se hai fatto tutto correttamente. Quindi non dimenticare di scaricare questo fantastico PDF per continuare ad esercitarti con le cose che impariamo nella lezione di oggi e puoi farlo scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Semplicemente inserisci il tuo nome, la tua email, poi ti invieremo questo fantastico PDF. Adesso continuiamo con il nostro test. Andiamo avanti con la prossima frase. Io e mia mamma abbiamo avuto ieri sera, ma oggi abbiamo chiarito. Abbiamo avuto una discussione, un argomento o una chiacchierata. Qual è la parola corretta? Qui devi capire anche la parola corretta dal contesto, perché alla fine la frase dice abbiamo chiarito, quindi abbiamo avuto una discussione. Cosa vuol dire avere una discussione? Significa litigare con qualcuno. Ora, non litigare necessariamente in modo molto acceso, ma semplicemente avere una discussione significa non essere d'accordo su qualcosa e quindi litigare. Però non litigare fortissimo, sicuramente non con i pugni, con gli schiaffi, no. In realtà avere una discussione potrebbe anche essere avere un dibattito, quindi dibattere su qualcosa. Però il significato principale è litigare, perché non siamo d'accordo su qualcosa. Io direi che nella scala metterei prima litigare, perché è più forte, e poi avere una discussione. Ora, attenzione, questo è un errore molto comune tra le persone che parlano inglese. Argomento non ha niente a che fare con una discussione, con un litigio, perché argomento in italiano semplicemente significa tema. Per esempio, l'argomento di un libro. Se un libro parla della, seconda guerra mondiale, l'argomento di questo libro è la seconda guerra mondiale. E attenzione a chiacchierata. Chiacchierata semplicemente è la parola che descrive una conversazione tra delle persone. In italiano non possiamo avere una chiacchierata, ma semplicemente facciamo una chiacchierata. Quindi qui chiacchierata non andava bene sia per il verbo, perché usiamo il verbo fare, ma anche perché alla fine la frase dice abbiamo chiarito, che appunto significa ieri abbiamo avuto una discussione, abbiamo litigato un po', per oggi abbiamo parlato di nuovo e abbiamo risolto i nostri problemi. Abbiamo risolto questa discussione. E adesso andiamo d'accordo, tutto bene tra di noi. Ora andiamo avanti con la prossima frase. Voglio un corso di italiano. E possiamo scegliere tra voglio fare un corso di italiano, voglio attendere un corso di italiano o voglio frequentare un corso di italiano. Qual è quella corretta? Pensaci un po'. Allora, sono stato un po' cattivo. Perché? Perché in realtà le risposte corrette sono due. Allora, sicuramente voglio fare un corso di italiano, funziona, perché il verbo fare funziona un po' con tutto in italiano, no? Quindi voglio fare un corso di italiano è assolutamente corretto. Ma abbiamo anche un altro verbo che funziona molto bene quando parliamo di corsi, che è il verbo frequentare. Voglio frequentare un corso di italiano. Frequentare descrive proprio l'azione di partecipare a un corso, a una lezione. Quindi o fare o anche frequentare.
Attendere no. Attendere semplicemente significa aspettare e basta. Attendere e aspettare sono proprio sinonimi. Andiamo avanti con la prossima frase. Purtroppo Lisa ha dovuto fare al ginocchio e ora non può camminare per qualche settimana. Cosa ha dovuto fare Lisa? Una chirurgia, una riparazione o un'operazione? Pensaci un po'. Allora, sicuramente non una riparazione, perché la riparazione non è per il corpo, ma è più per una macchina, quindi no. Chirurgia potrebbe avere senso, perché lei comunque va in ospedale, i medici devono operarla, ma non si fa una chirurgia. In italiano si fa un'operazione, quindi Lisa ha dovuto fare un'operazione al ginocchio. Chirurgia descrive più la procedura, ok? Però in italiano comunemente diciamo fare un'operazione. Tu vai in ospedale per farti un'operazione. Che ne so, un'operazione al ginocchio, agli occhi, al braccio, qualsiasi cosa. Andiamo avanti con la prossima frase. Elena sta facendo molti, in italiano, molti miglioramenti, molti progressi o molti sviluppi. Qual è la parola corretta? Beh, in italiano noi facciamo dei progressi in una lingua, o comunque progressi quando studiamo qualcosa, o progressi quando facciamo uno sport. Quindi sì, chiaro, sviluppi, miglioramenti sono sinonimi di progresso. Però non è quello che noi italiani diremmo. Un italiano direbbe che sta facendo dei progressi in una lingua. Quindi Elena sta facendo molti progressi in italiano. Quindi attenzione a scegliere le parole giuste in base a come gli italiani usano queste parole. Questa è la cosa più importante. Andiamo avanti. Ieri al ristorante una carbonara. Ho ordinato una carbonara. Ho preso una carbonara. Ho avuto una carbonara. Pensaci un po'. Beh, anche qui ti dico la verità. Abbiamo due risposte corrette. Allora, sicuramente quella proprio più comune è prendere. Ho preso una carbonara. Ieri al ristorante ho preso una carbonara. Prendere è il verbo standard che usiamo per descrivere quello che abbiamo ordinato al ristorante. Ho preso una carbonara, ho preso una pizza, ho preso 2 piatti. Però chiaramente possiamo usare anche il verbo ordinare. È meno frequente, ma ovviamente è corretto. Al ristorante ho ordinato una carbonara. Sicuramente però non possiamo usare il verbo avere. Ho avuto una carbonara? No, non funziona. Non possiamo avere del cibo in italiano, cioè avere del cibo significa letteralmente possederlo. Ho del pollo nel frigorifero, cioè letteralmente lo posseggo, questo pollo, ce l'ho ed è nel frigorifero, ma non significa mangiare. Andiamo avanti con la prossima frase. Anche noi vogliamo parte del progetto. Anche noi vogliamo prendere parte del progetto, fare parte del progetto, avere parte del progetto. Qual è la risposta corretta? Beh, in italiano diciamo fare parte del progetto. Anche noi vogliamo fare parte del progetto. Fare parte di qualcosa semplicemente significa partecipare. Quindi anche noi vogliamo partecipare al progetto. Ora attenzione, in italiano è totalmente corretto anche dire prendere parte. È uguale, significa sempre partecipare. Però attenzione perché la preposizione che poi usiamo dopo è diversa. Infatti si dice prendere parte a qualcosa. Quindi la frase sarebbe anche noi vogliamo prendere parte al progetto. In quel caso la frase sarebbe corretta, ma qui abbiamo del progetto. Ecco perché usiamo fare parte del progetto. Andiamo avanti. Il medico ci ha dato una bella notizia, novità, informazione.
sicuramente un'informazione può essere bella, una novità può essere bella, però la frase qui perfetta sarebbe: il medico ci ha dato una bella notizia. Beh, perché soprattutto, no, i medici sono costretti a dare belle o brutte notizie. Se però per fortuna abbiamo fatto un'operazione, ok, in ospedale, è andato tutto bene, il medico ci dà una bella notizia. Quindi ricorda, in italiano usiamo la parola notizia. Una bella notizia e una brutta notizia. Possiamo anche dire una buona notizia e una cattiva notizia. Però usiamo sempre notizia. Dai, abbiamo quasi finito. Andiamo avanti con la prossima frase. Un appuntamento dal dottore per domani. Ho preso un appuntamento, ho chiesto un appuntamento, ho prenotato un appuntamento. Qual è il verbo corretto da usare? Beh, noi in italiano prendiamo un appuntamento, quindi ho preso un appuntamento dal dottore per domani. Facile, quando devi prenotare qualcosa, per esempio l'appuntamento dal dottore, dal parrucchiere, qualsiasi cosa, prendi un appuntamento. Tu mi puoi dire: Stefano, ma si può dire prenotare un appuntamento? No, cioè, allora, se lo dici io ti capisco, ma un italiano non lo direbbe. È proprio questo il punto di questa lezione. Spiegarti frasi fatte, ormai radicate nella testa degli italiani, che si dicono così, punto. Si dice prendere un appuntamento, perché noi italiani siamo abituati a dire così. Andiamo avanti con la prossima frase. Ci sono eventi questo weekend a Roma. Ci sono differenti eventi, diversi eventi, molteplici eventi. Qual è l'aggettivo corretto? Qui usiamo diversi. Ci sono diversi eventi questo weekend a Roma. E l'aggettivo diverso è molto interessante, perché generalmente se lo mettiamo prima della parola, come in questo caso, diversi eventi, semplicemente significa tanti eventi. Quindi non un evento, ma più eventi. Se invece lo mettiamo dopo, eventi diversi, allora significa che ci sono diversi tipi di eventi. Forse c'è un evento sulla musica, poi un evento sul calcio, poi un evento sull'arte. Hai capito come funziona? Però se lo mettiamo prima significa molti, tanti, non uno, ma di più. E finiamo con l'ultima frase. Io e mia moglie ci siamo nel 2012. Ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, ci siamo presentati nel 2012. Qual è il verbo corretto? Ci siamo conosciuti nel 2012. Perché? Beh, ricorda che il verbo incontrarsi significa semplicemente vedere una persona. Cioè, se io mi incontro con i miei amici stasera, significa che vedo i miei amici, usciamo insieme, passiamo del tempo insieme. Invece, conoscersi con una persona, quello che abbiamo qui, significa incontrare qualcuno per la prima volta. Ed è esattamente quello che stiamo dicendo qui. Cioè, io e mia moglie ci siamo conosciuti nel 2012, cioè prima eravamo sconosciuti, non sapevamo dell'esistenza dell'altra persona e poi ci siamo incontrati per la prima volta e siamo diventati conoscenti. Allora, come è andato questo test? Perché non era facile, soprattutto perché se parli altre lingue come l'inglese o altre lingue romanze come lo spagnolo, il francese, il portoghese, quelle lingue possono renderci la vita più difficile a volte. Eh sì, perché chiaramente in altre lingue magari si dice in modo diverso, pensiamo che sia lo stesso in italiano, ma non lo è.
Ma non ti preoccupare, se vuoi continuare a fare pratica, non dimenticare di scaricare questo fantastico PDF con il dizionario di tutte le parole di oggi, con la parola, la definizione e gli esempi, e ovviamente degli esercizi super divertenti e anche molto pratici che ti aiuteranno a ricordare ancora meglio le parole, tutti i verbi, tutte le espressioni che abbiamo imparato oggi. Puoi scaricare questo fantastico PDF scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E non dimenticare anche di farmi sapere come è andato questo test, quindi avviamo una discussione qui sotto nei commenti e dimmi qual è stato uno dei tuoi errori. E voglio anche sapere se hai fatto quell'errore per colpa della tua lingua madre. Quindi iniziamo una conversazione qui sotto nei commenti. Ora, prima di finire il video, voglio anche chiederti un piccolo favore, quello di mettere un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. Infatti, se tu metti mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è utile e interessante e YouTube lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse di italiano come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Ancora, scusami per questa voce, adesso andrò a riposare un po' le mie corde vocali e noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!